Ciao ragazzi, bentornati nel canale. In questo video vi mostrerò alcune modifiche che ho fatto al mio PC utilizzando la stampante 3D. Diamo una prima occhiata generale all'interno e a quali sono le modifiche, poi vi lascio a delle slide show che vi fanno vedere la costruzione più nel dettaglio. Iniziamo. Iniziamo col pezzo forte che è la griglia. Allora, qui ho messo una ventola di aspirazione radiale, quella che ho progettato io. Potete vedere i video sul canale, e qua ho fatto una griglia di filtro per la polvere. Per fare questa griglia ho usato praticamente i filtri dei condizionatori d'aria. I condizionatori d'aria hanno queste retine per filtrare la polvere. Ho riciclato un vecchio filtro, tagliato, incollato insieme due retine e stop. Per il lavaggio basta andare sotto il rubinetto e far scorrere l'acqua dall'interno verso l'esterno e viene via tutta la polvere con lo sporco. Ora qua ho voluto vedere fino a che livello riuscisse ad accumulare polvere, per cui sono 3 mesi da quando l'ho fatto che non l'ho mai lavata. Qua per l'aggancio ho messo dei magneti e quindi basta fare così. Ora, originariamente c'era questo pezzo, si può ancora montare, basta smontare questo e si mette un pezzo di gomma piuma qua e si inserisce di nuovo. Gli agganci sono ancora funzionanti. Questa l'ho realizzata per vedere meglio l'attività del disco, perché avevo questa piccola spia che però normalmente qua è chiuso e non si vede. Allora volevo qualcosa di più evidente per far vedere il funzionamento con l'accesso al disco, e quindi mi sono fatto questa qua. Questa è una bocca con 2 dentini. L'idea era richiamare Polifemo, un occhio e 2 dentini. Quando è buio, le luci interne del PC si vedono attraverso la ventola, così. Passiamo all'interno. Allora, abbiamo una serie di modifiche che potete vedere. Vabbè, un supporto per hard disk qua, un adattatore per una ventola più piccola che faccia passare meglio l'aria attraverso il radiatore. Per questo qua ho usato uno dei miei adattatori PC Fan Boost, anche questo lo trovate sul canale, ci sono i video. Ora, normalmente qua c'è una ventola da 12 su questo radiatore, l'aria tende a uscire così,
di qua e di qua, non riesce a passare attraverso il radiatore. Con questa modifica faccio un flusso più dritto che attraverso tutto il radiatore. Ho utilizzato una ventola di un altro processore, di un vecchio Pentium, per cui mi garantisce una buona potenza di aria che però finora non ho mai usato, anche perché il processore non è overclockato, per cui potrebbe funzionare con il radiatore, quello piccolino originale dell'Intel. Quindi questo è un radiatore sovradimensionato, praticamente la ventola gira al minimo anche quando è sotto carico e quindi non fa rumore. Poi qua abbiamo la ventola radiale, l'ingresso della ventola radiale. Anche questa ventola trovate i video sul canale. E poi abbiamo la modifica dell'alimentatore. L'alimentatore montava una ventola da 140 come questa, però è una ventola a velocità fissa, girava intorno ai 600 giri. Questo alimentatore non ha bisogno di raffreddamento. Inoltre la ventola negli alimentatori è coperta circa così, per permettere il deflusso dell'aria, altrimenti l'aria spinta qua dietro non riuscirebbe a uscire se ci fosse aria spinta anche qua. Quindi le ventole vengono parzialmente occluse, lo vedrete nelle fotografie di quando lo smonto. Ora io, siccome ho qua questa vecchia ventola che mi butta il calore all'interno del PC, è una scheda di quelle sfigate, cioè io normalmente prendo schede che abbiano questo tipo di raffreddamento, prendono l'aria dall'interno e la buttano fuori. Mentre questa me la sono ritrovata, è vecchia, funziona ancora, la cambierò a breve con una fatta così. Però in questo momento, con la scheda che butta tutta l'aria calda all'interno del PC, questa ventola non era sufficiente a garantirmi l'uscita dell'aria. Quindi da qua pompo aria fredda, che però aumenta la pressione interna del PC, però l'aria esce un po' da tutti i bordi e la parte qua centrale, che è più calda, rimane calda. Allora mi serviva qualcosa che fosse in grado nei momenti di necessità di aspirarmi bene tutta l'aria calda da questa zona qua. Quindi ho modificato da un'altra vecchia scheda video, ho recuperato queste ventoline che girano fino a 4000 giri e ho modificato l'alimentatore inserendo una di queste ventoline, in maniera che in questi giorni che arriviamo ad avere anche 32 gradi, se mi metto a giocare ho bisogno di far uscire l'aria calda e di farne uscire tanta. Per cui diciamo che in un utilizzo normale le ventole non si sentono, ma se vi mettete a giocare con un fornello da 200 e passa watt all'interno del case diventa un problema. Ripeto, finché si usano schede
così se si usasse una scheda con un raffreddamento così non ci sarebbe il problema. Un'altra cosa, io ho chiuso tutte le feritorie, anche queste qua, vedete, con del nastro da pacchi trasparente. In questa maniera l'aria entra solo da qua e mi esce solo dall'alimentatore, trascurando le perdite che si hanno attraverso i connettori e tutte queste cose qua. Qua invece vediamo la modifica fatta per la luce dell'hard disk. Allora, per la luce dell'hard disk ho usato delle strisce a LED. Allora, qua ho fatto un circuitino dove praticamente prendo il segnale del LED dell'hard disk con un optoisolatore, lo isolo e poi lo applico a un MOSFET in maniera da poter comandare qualcosa di più potente di un LED. Ora con questa modifica potrei pilotare un'intera striscia LED come potenza senza nessun problema. Ho riutilizzato i componenti smontati, il MOSFET da una scheda madre e l'optoisolatore da un vecchio telefono. 3 resistenze e stop, insomma. Ci ho fatto lo scatolino. Ora qua ho utilizzato un sistema ponticelli. Il primo ponticello decide il colore di base, quindi rosso, blu o verde, e il secondo ponticello decide il colore di quando l'hard disk è in attività, per cui posso, di base ho messo il rosso in maniera che non disturba quando vedo i film e diventa viola quando l'hard disk funziona. Ora col ponticello, usando una resistenza, determino anche l'intensità della luminosità dei LED, perché per evitare che sia troppo forte. Messo tutto in uno scatolino collegato, vedrete le foto, insomma. Ora lo accendiamo e vi faccio sentire il rumore delle ventole. Allora, appena acceso, le ventole girano tutte al massimo. Dopo parte il sistema operativo e vanno al loro funzionamento di base. È quasi più forte il rumore degli hard disk. Niente, questo è tutto, vi lascio alla galleria fotografica che vi mostra il dettaglio delle varie costruzioni. Ciao, al prossimo video!